Stiamo parlando di un film indecente. Chi se ne frega. Il nostro scopo è sensibilizzare le persone. Devi essere fermato. Perché non si può dire sempre sì. E se vuoi arrivare ad avere una città sostenibile, devi partire dal condominio. Le costruiamo come se andassimo a viverci noi. È giusto che te le dicano dietro? Non hai capito un cazzo. Questo è il nostro sogno. È andato molto peggio. È stato molto difficile. Ma se ti senti di essere imprenditore, fallo. Quindi noi ci siamo trovati senza lavoro. È da folli. Tutti mi davano del pazzo. Può essere chiunque. E mi domandavo, in che senso? Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Siamo appena arrivati in uno dei posti più iconici di Dubai. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Allora ci siamo inventati, e anche qui siamo gli unici al mondo, Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni? In un'unica domanda: perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi, In mezzo al deserto. direttore di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. Entro i prossimi 5 anni l'80% degli imprenditori italiani chiuderanno la loro azienda. E l'altro 20%? Preso singolarmente questo dato è spaventoso. Chi è che vuole mettere in gioco tutto se stesso e quello che ha a disposizione per un misero 20% di chance? Solo chi ha qualcosa dentro. Si chiama ossessione. Derivazione latina da assediare, qualcosa che assedia la mente. Una mente assediata di domande. Quali sono le strategie vincenti per creare e gestire un'impresa di successo? Come posso emergere rispetto alla concorrenza? Come posso rientrare in quel 20% che ce la fa? Ti sembrerà scontato, ma quasi nessuno si fa queste domande. Noi di Imprese cerchiamo di aiutare gli imprenditori a trovare queste risposte raccontando settimanalmente un'impresa di successo. In questa puntata speciale abbiamo selezionato alcuni estratti delle puntate precedenti concentrandoci sugli elementi che hanno determinato il successo delle imprese che abbiamo incontrato. In questo primo estratto ci trasferiamo nel cuore di Dubai, dove abbiamo incontrato Eugenio, l'audace fondatore di Malatacca Travel, un'azienda che ha rivoluzionato il modo di fare turismo in Italia grazie ad una cura maniacale verso i propri clienti. Sono dei veri e propri veggenti, anticipano qualsiasi domanda ancor prima che si formi nella mente dei viaggiatori. Nello specifico scopriremo direttamente dalle parole di Eugenio come ha deciso di cambiare le regole del gioco nel mondo del turismo attraverso un'insolita gestione del personale. Io ho aperto la mia compagnia che ha il mio cognome e che peraltro non mi è mai piaciuto, quindi ho detto diamo al mio cognome qualcosa che sia bello. E poi l'ho fatto per dire no, perché non si può dire sempre sì. Mi dà fastidio dire sì a cose che erano no e poi trovarmi in problemi, quindi ho detto quando sei dipendente da altre persone non puoi dire no. Certo. In ufficio abbiamo questo clima non c'è il capo, siamo seduti tutti uguali, tutto allo stesso punto, non c'è una gerarchia, ci sono solo divisioni di ruoli. Quindi se una cosa non si fa, una persona non va di fare con le giustificazioni dovute, non la si fa. La prima tua leva è stata proprio se vuoi, una ricerca di libertà. È stata una libertà, sì, perché alla fine sai, se ti leghi al fatto di voglio fare i soldi, non finisce mai. Il bello invece che ho capito, aprendo una compagnia che non ci avevo mai pensato, è quanti stipendi pago. Il fatto di lavorare e far andare un'azienda e poter pagare gli stipendi è molto di più di quanto guadagni. Sì. Michela esattamente chi è? Michela è la prima persona che ho assunto. E diciamo che lei mi ha aiutato un po' a sviluppare quello che avevo in mente. Ok. È riuscita comunque ad incanalarsi in questa parte un po' da guida. Sì. Anche se la parola guida secondo me è riduttivo. Sì, decisamente. E quindi Michela fa questo, ma fa molto altro, quindi rende il paese più avvicinabile. Allora, dove ci troviamo di bello? Ci troviamo in Al Faidi Historical Neighborhood.
ogni storia di impresa in qualche modo un momento buio, se non più momenti, potenzialmente c'è, poi magari è più o meno intenso. Il momento più brutto quando ho aperto, quando ho deciso di farlo, è stato molto difficile, perché senti quel momento che non hai più la terra sotto, no? Perché dici non ho niente. Quindi ho detto, se finisco quello che io penso che possano essere i soldi per iniziare, che faccio? Devo ritornare a essere dipendente? Quindi questa è stata una paura, la notte sai che non dormi, ti manca un attimo l'aria perché dici Madonna, cosa faccio adesso? Questo è stato il periodo più brutto inizialmente, che ti sei spaesato, però è stato il momento più bello perché non tornerai mai più indietro, mai più. Con solo 2 mani. E visto che siamo a Dubai, facciamo un salto in pizzeria per scoprire una delle migliori pizze italiane. Sì, proprio a Dubai. In questo secondo estratto parliamo di un'impresa storica, un'eccellenza italiana che ad oggi vanta più di 40 sedi nel mondo. Stiamo parlando dell'antica pizzeria da Michele. A raccontarci la sua storia è Stefano Giuliano, un suo franchisee che da avvocato si è trasformato in imprenditore e, puntando tutto sul suo team, sta portando un pezzo della sua amata Napoli nel mondo. Questa è la sede dell'antica pizzeria da Michele, la pizzeria che oggi annovera circa 48 sedi nel mondo. Aspetta. Io sono il master franchisee degli Emirati Arabi. Qui abbiamo 3 sedi. Questa è la seconda delle 3 sedi. Ok. È come se stessimo sul lungomare di Napoli, quindi abbiamo riprodotto un po' quell'ambience bello che dà la sensazione di stare a Napoli. Michele fino al 2015 aveva una sede, la sede a Napoli. La pizza di Michele è una pizza, come noi la chiamiamo a Napoli, a ruota di carretto, a roticar, perché è talmente grande che fuoriesce dal piatto, quindi sembra la ruota che si mette al carro. Oggi considera che Michele, come tu dicevi, ogni giorno fa circa 1500 pizze al giorno e penso che sia una delle poche pizzerie non a Napoli, al mondo. Sì. Quali sono le fasi più difficili nella tua storia in cui ti trasformi da avvocato a imprenditore aprendo la prima pizzeria? Inizialmente pensavo che fosse una passeggiata, ci vuole fare la pizzeria. Ci mettiamo, apriamo, pizzeria, acqua, farina. Tanti, sì, perciò dico, facciamo, tanto le difficoltà sono state, in primis quelle di affrontare un contesto economico completamente diverso dal nostro. Oggi in Italia, ovunque ci sia la possibilità di fare pizzeria, tu la puoi fare con 100, 200, 300. Qui no, e parlo di euro, non di dirham come qua. E l'aspetto ancora più difficile è trovare il contractor, sarebbe l'impresa che fa i lavori. Qui c'è una casistica enorme dove le imprese cominciano i lavori, poi volano altrove, ti lasciano appeso nel bel mezzo del mare. Infatti molti progetti qui, tra 2 o 3 mesi apro, dopo un anno l'apertura ancora non si vede. Tu prima raccontavi di avere quasi 200 dipendenti. Oggi pensare che da solo puoi fare tutto è da folli, è veramente da folli. C'è Change, mi fa piacere menzionarla, che oggi è il mio braccio destro ed è la persona che ha cominciato con me a portare l'acqua a tavola. Alla fine, per quanto te ne possano dire, perché alla fine sei sempre il boss e quindi è giusto che te le dicano dietro, però almeno c'è una stima personale che consente alla fine di creare questa. E tutte le figure che ho avuto pian piano, anche dalle più semplici, sono cresciute e oggi in questa filiera occupano dei ruoli più importanti. Io ritengo di essere stato audace nella scelta, ma molto fortunato nel percorso ad aver incontrato persone veramente valide. Fare impresa è un po' sognare con la propria vita e sognare aiuta, perché molti di noi siamo sempre incapsulati in qualcosa che non ci rende contenti. E quando non sei contento, o parli con te stesso e dici sarei capace di fare qualcosa di diverso, perché non tutti nasciamo imprenditori. Qualcuno di noi ha la vocazione, altri no, ma se ti senti di essere imprenditore, fallo. Poi il tempo dirà se lo sei o meno, però non ci tappiamo le ali. Nel prossimo estratto facciamo ritorno in Italia e più precisamente a San Donato Milanese, dove abbiamo incontrato Francesco Punis, che assieme ai suoi soci ha fondato Macropix, un'impresa che ha creato la sua fortuna grazie all'uso geniale dei pixel. Sì, esatto,
proprio i pixel che compongono lo schermo su cui stai guardando questo episodio. Francesco ci racconterà come sono riusciti, partendo con un cavalletto, un asse di legno e 2 computer, ad esportare i loro prodotti in oltre 30 paesi del mondo. Io vengo da questo mercato più o meno da 25-27 anni, sì. Vengo da un'azienda più grossa, più storica. Dopo, per una serie di vicissitudini, io e il mio socio abbiamo deciso di prendere un'altra strada. Ok. Abbiamo iniziato come una piccola agenzia, Sì. poi per un evento non troppo bello abbiamo chiuso completamente i rapporti, quindi noi ci siamo trovati. Io già 50enne e lui 42-43 anni, Ok. senza lavoro. Siamo andati in un capannone di amici, abbiamo comprato Leroy Merlin un asse di legno, 2 cavalletti. Ok. Abbiamo poggiato l'asse di legno sui cavalletti, i 2 portatili di proprietà, uno di fronte all'altro, e lì è partita l'avventura. Che storia. Praticamente il primo anno avevamo già fatto 1 milione e qualcosa. Caspita. Ecco, compriamo e rivendiamo display a tecnologia LED. Un tempo questi schermi, questi display venivano fatti in lampade, cioè le lampade dell'albero di Natale, Sì. con il capocchietto rosso, verde e blu, e si facevano gli schermi. Poi un'azienda giapponese che faceva tubi catodici ha pensato di drogare il LED di silicio con il fosforo e ha tirato fuori il blu. E da lì è aperto il mondo. Ecco, noi siamo una delle poche aziende che ha il software di digital signage nostro. In realtà noi lo confezioniamo il prodotto anche con una parte di engineering meccanico che è veramente, può essere da quello più semplice, cioè questo che tu lo vedi attaccato alla parete, ma non so, noi abbiamo fatto Euroma 2, sono delle foglie appese ai soffitti, quindi c'è tutta l'analisi statica, ci sono cerchi concentrici con il display dentro, cioè ci sono delle cose anche estremamente complesse dal punto di vista ingegneristico. I vostri clienti chi sono? Può essere chiunque, autodromi, sfilate, pompe funebri, farmacie, cioè l'applicazione sono molteplici. Quale ritieni essere stato in questi 10 anni, se volessimo identificare un ingrediente? Quell'ingrediente che dici, ecco, quella cosa lì ci ha permesso veramente di scalare. La dedizione, adesso non lo so, il fatto di svegliarti la mattina senza neanche dover aspettare la sveglia. Cioè tu ti svegli la mattina e dici, oh, vediamo oggi che cosa mi si prospetta, no? E l'altra sensazione bella è quando arrivi a fine giornata e dici, ho costruito qualcosa. Qual è il suggerimento che ti senti di dare sulla base della vostra esperienza di questi 10 anni a chi o in qualche modo in questo momento magari si trova in un momento difficile della propria impresa, oppure in qualche modo è in quella fase in cui voi vi trovate 10 anni fa a dire adesso ci lanciamo? Bisogna essere bravi a dire quello che si fa. Questo è il primo suggerimento che posso dare. Cioè se tu hai 10.000 lire da spendere, 5.000 lire spendere per il prodotto e le altre 5.000 lire spendere per che cosa stai facendo. La prossima è un'impresa che io definirei ibrida, un'azienda che ha integrato il mondo delle biciclette con un ristorante vero e proprio di cucina nostrana. Stiamo parlando di Ciclo Officine Caffè, un luogo molto particolare nel cuore di Abbiategrasso. Qui abbiamo incontrato Luca Agnelli, un ex restauratore di mobili che oltre ad aver ideato appunto Ciclo Officine Caffè è un vero e proprio genio a livello mondiale nel suo campo. Ma scopriamo quale. Siamo in una ciclo-officina con caffetteria. Abbiamo unito 2 realtà che sono quella tecnico-sportiva e quella del buon cibo. Quello che abbiamo assaggiato noi ugualmente in questo pranzo sono proprio piatti tipici della tradizione meneghina e io addirittura assaggiando poi il tortino di mele alla fine ho ritrovato proprio il sapore della torta che preparava mia nonna. Bene, questo mi fa piacere. Raccontare se non altro le fondamenta di ogni prodotto aiuta sicuramente a cogliere degli aspetti che diversamente non si potrebbero cogliere. Da dove nasce l'idea di mettere questi 2 mondi insieme? Abbiamo pensato che in un territorio come il nostro, siamo nel Parco del Ticino, c'era qualcosa da presentare e una struttura che potesse ospitare il turista. Allora, abbiamo di qui, diciamo, bar-ristorante.
Poi di qui abbiamo tutta la parte della vendita, in qualche modo, delle biciclette a pedalata assistita, eccetera, eccetera. E qui che vedo un sacco di carrellini beta, eccetera, eccetera. Questa è l'officina che io e Marco condividiamo. Prevalentemente l'officina è per il cliente che acquista da voi, oppure potenzialmente arrivano direttamente anche all'officina e poi potenzialmente diventano clienti anche per la parte ristorativa piuttosto che della vendita? Sì, è per tutti. L'officina è per tutti. Per me è un mondo magico quello in cui ci troviamo immersi in questo momento. Dal mio punto di vista sì. Che cos'è questa roba qui? E dov'è quello spunto che dici io mo mi metto a fare sta roba? Dovendo sfruttare una tecnologia straordinaria, ultramoderna, che è quella della mobilità elettrica, ma perché non sposarlo ad un prodotto come la bicicletta? E perché questa bicicletta non costruirla con un capolavoro che non è il mio, è quello dei nostri artigiani negli anni 40 e 50, che per costruire io cerco un po' in tutto il mondo degli oggetti da utilizzare. Certo. Però mi soddisfano e mi piacciono solo quegli oggetti che sono stati costruiti in quegli anni, perché mi danno proprio la sensazione del bello. E quando arrivano i primi clienti? I primi clienti arrivano sulla prima esposizione che ho fatto. È nato un interesse da parte dei designer mondiali, quindi è proprio piaciuta l'idea. Mi diverto a costruirle, non andare in una mostra e farle vedere e dover raccontare delle cose. Tra l'altro io parlo malissimo inglese, non sono molto fatto per poter rappresentare al meglio me stesso. Abbiamo davvero delle grandi potenzialità come creatori. Sarebbe un peccato non perdere l'opportunità di sperimentare qualcosa di nuovo. Ci conoscono nel mondo come un po' matti, no? Ma le cose più belle del mondo le abbiamo fatte noi. Il mattone, si sa, è uno degli investimenti più amati dagli italiani. E lo sa molto bene Giama, un'impresa storica che progetta e crea residenze con un modello operativo e un obiettivo molto specifico. In questo estratto scopriamo dalla voce di Gianluca, uno dei soci, quali sono i segreti del loro successo che li hanno posizionati come un punto di riferimento per i costruttori edili di Bergamo e dintorni. Siamo nati in un secchiello di Malta, perché io non sono nato in una culla, e questo è mio nonno su un ponte a Milano. Questo è il luogo dove ci si trova con i tecnici, ci si trova con la proprietà, sì, e si inizia il percorso della costruzione di una casa. Qual è la particolarità di Giama? Il rapporto che si crea con l'utente finale. Col mio cliente si crea questa simbiosi, questo rapporto qua, perché le costruiamo come se andassimo a viverci noi. Abbiamo anche noi delle agenzie immobiliari che vendono, sì, però tendiamo sempre a voler fare l'appuntamento, anche se è il primo, già noi col cliente, già noi direttamente, per creare subito quel tipo di feeling, quel tipo, sì, di rapporto. L'investimento non è un investimento di poco conto, è un investimento, sì, importante, quindi preferiamo già da subito far capire la presenza fissa dei titolari, la presenza fissa dell'impresario. Questo che metratura siamo più o meno? Paolo Cosere, questo un 140 metri, 136, quindi ambiente cucina e soggiorno aperti, sì, 3 camere e 2 bagni. Molto bello. Tu dicevi sei in azienda da 20 anni. Sì. In tutto questo periodo, qual è stato il momento in qualche modo più difficile? In realtà è stata quella di pensare di non poter essere all'altezza di quello che hanno fatto i miei precedenti, no? Di quello che ha fatto mio nonno, di quello che ha fatto mio padre. Ho solamente cercato di portare dell'innovazione, okay, o no? E metterla a supporto dell'esperienza. Non ti nego che ci sono stati anche dei momenti negativi, dove comunque la richiesta era venuta meno. Il periodo del Covid è stato anche, diciamo, un periodo per il quale abbiamo potuto fare un po' un punto di riflessione anche all'interno dell'azienda, perché tempi, diciamo così, tempi morti ce ne sono stati, ed è servito per delineare ancora meglio quello che è stata poi la ripresa. L'entusiasmo è un aspetto che non deve mai mancare nel mio lavoro, perché
come avrei potuto notare, parte la recinzione del cantiere e nella recinzione del cantiere già ci metto con la passione, con l'entusiasmo per far capire già dalla recinzione di che genere di edificio potrà nascere o cosa voglio dare o vogliamo dare all'utente finale. Quindi entusiasmo è alla base di qualsiasi successo. Una piccola tipografia a conduzione familiare che lavorava esclusivamente con clienti del territorio si è trasformata in una realtà internazionale che vanta clienti in tutto il mondo. Ma com'è possibile? Scopriamolo insieme ascoltando la storia di questa fantastica impresa direttamente dalla voce di Fabio Ramella, che ha saputo stravolgere il destino della sua attività concentrandosi su un unico prodotto, i gomitoli di lana. Come tutte le tipografie, immagino, siamo partiti un po' da stampare qualsiasi cosa. Tutto quello che era carta noi stampavamo. Chi erano i vostri clienti? Che tipo di lavoro facevate? Allora, i nostri clienti erano sempre nell'ambito del tessile, perché comunque Biella è una zona prevalentemente di tessile, però tutto quello che arrivava. Però prevalentemente tessile. Noi avevamo un grosso cliente, un brand comunque di abbigliamento sportivo grosso a livello internazionale, che era qua della zona, e noi facevamo praticamente tutte le etichette per questo brand. Quindi mio padre ha rilevato l'azienda consapevole di avere questo super cliente. E dopo qualche mese, forse 6 o 7 mesi, questa azienda ha deciso di non far più stampare le etichette qua a Biella. Che percentuale di fatturato faceva? Penso un 70-80%. Caspita. Noi stampavamo anche allora queste etichette per i gomitoli. Poi io quando le vedevo dicevo, ma cavolo, ma sono proprio stampate male. Dicevo, proprio, cioè, non c'era una cura, no? Bisogna far capire ai vari imprenditori, soprattutto alle aziende che producono questo filato, che l'etichetta è il loro biglietto da visita. E allora da lì abbiamo iniziato a cercare tutti questi vari fornitori e niente, così è nato. E questa etichetta qua l'abbiamo chiamata Chicco perché il gomitolo ricordava un po' il chicco del caffè, e oltre alla stampa abbiamo dato una vernice al profumo di caffè. Di solito vengono confezionati in sacchetti da 10, 5, dipende dal peso del gomitolo. Quando uno poi apre questa confezione, allora lì sì che colpisce poi l'aroma, no? Quale credi sia stato l'ingrediente che in qualche modo vi ha dato la forza di saltarne fuori e trovare la soluzione? Sicuramente rimboccarsi le maniche è la cosa fondamentale, perché o ti arrendi subito e allora trovi un'alternativa, ma se tu vuoi continuare in quello che stai facendo perché pensi che sia la strada giusta, ti devi veramente impegnare. E un imprenditore deve essere, secondo me, curioso e deve sapere mandare avanti nuovi progetti, e appunto quando mandi avanti nuovi progetti saranno sicuramente un sacco di persone che ti diranno: ma cosa fai? Cosa stai facendo? Ma no, ma dai, non ha senso, no, questo progetto. La cosa che ho fatto io, perché anche tante persone mi hanno detto: ma cosa fai? Ma dai, non puoi fare solo queste etichette qua. Io, testardo, è chiaro che non potrò mai crescere come una mega azienda che fa un po' di tutto. Ma non è quello il mio obiettivo. Non è quello il mio obiettivo. Il mio obiettivo è crescere sicuramente e fare bene quello che sto facendo. Nel prossimo estratto ci trasferiamo a Termoli per conoscere la storia di 2 compagni di scuola che tra una merenda e l'altra sono diventati una vera e propria istituzione che gestisce diversi canali su YouTube che fanno milioni di visualizzazioni ogni mese. Nicola e Mario ci racconteranno questo incredibile sviluppo che li ha portati addirittura a creare un evento dal vivo senza precedenti a Termoli, con oltre 50.000 persone in una cittadina che ne fa circa 35.000. A giugno del 2023 ho voluto organizzare questo comics. Non è che siamo usciti dal giorno all'altro e abbiamo detto facciamo il comics. Erano 3 anni che ci pensavo. Non ne sapevo nulla di come si organizza, a cosa devi stare attento, la sicurezza, i pompieri, fai le richieste. Questo è il nostro sogno, organizzare il Termoli Comics and Games by QDSS. Per organizzare una cosa di questo tipo se ne vanno almeno 120.000 euro. E abbiamo avuto una perdita. Dopo, pensando a quello che è successo, a quante persone sono arrivate che non ci aspettavamo, perché noi ci aspettavamo 20.000 persone. Quindi quante persone avete portato qui a Termoli? Abbiamo stimato 50.000 presenze su 3 giorni. Caspita. Qual è la vostra attività? Di che cosa vi occupate?
come dicevo, il 50% è YouTube, 50% altre cose che comunque sia ci girano intorno, cerchiamo di fare la parte di comunicazione delle altre aziende, eccetera, eccetera. Ma non solo, perché facciamo operazioni anche differenti da questo. L'ultima, che stiamo attualmente in crowdfunding, è una webserie. Sarebbe la 4ª stagione di una webserie che partì ormai 10 anni, 9 anni. Sì, erano quasi gli albori del canale. 9 anni con 14 euro di budget per comprare le patatine che abbiamo usato sul set. Le persone si sono affezionate a questo progetto e ci hanno creduto talmente tanto che la seconda e la terza stagione poi sono diventati dei crowdfunding di successo. Di cui in mezzo a questi crowdfunding mi ricordo che voi ne avete fatto uno per sviluppare una serie col minor budget possibile. Stavamo parlando di un film indecente, non molto brutto, usiamo i termini giusti. Stavamo parlando di come con pochissimo impegno si riesca ad arrivare anche su piattaforme che sono ritenute impossibili da raggiungere. Certo. No, vado su Amazon Prime e beh, c'è andata quella monnezza lì. A quel punto nei commenti la gente ha cominciato a dire: ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e, soprattutto, più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. Raga, fate una cosa bruttissima e datela ad Amazon Prime. E allora a noi è venuta subito l'idea, allora raga, facciamo un crowdfunding, però facciamo al contrario. Più donate, più viene una merda completa, più le maestranze saranno uno schifo, più la fotografia non ci sarà. Abbiamo fatto una scelta talmente oculata delle personalità che poi si sarebbero occupate del film che è andato molto peggio di come pensavo. Da una cosa di una bruttezza epocale è venuta fuori una delle serate più divertenti da che facciamo YouTube. Quali sono stati i vostri ingredienti? Perché a tutti gli effetti la vostra impresa ad oggi continua ad essere sulla cresta dell'onda. Oggettivamente bisogna stare attenti ai numeri, base è quello. Molti dicono no, ma io continuo a fare quello che faccio perché ho capito qualcosa. Non hai capito un cazzo, sinceramente non hai capito niente, devi guardare i numeri, perché se guardi i numeri poi vai effettivamente avanti. C'è gente che apre un canale YouTube perché vuole aprire un canale YouTube. Sbagliato, tu apri un canale YouTube perché hai qualcosa da dire. Se non hai qualcosa da dire ma vuoi aprire un canale YouTube, devi essere fermato, perché sarai l'ennesima persona che infesta la piattaforma e crea dispersione tra quelli che dovrebbero essere i contenuti. Non c'è un segreto particolare, è soltanto che devi capire se lo devi fare oppure no. In questo ultimo estratto scopriamo la storia di Romano e di Eco Events e di come siano riusciti a ridurre l'impatto ambientale per grandi eventi come l'Umbria Jazz Festival o la finale della Coppa Italia. Siamo andati a trovare Romano nel suo regno. Eco Area Better Living, un piccolo grande ecosistema situato nel cuore della Romagna. Uno straordinario esempio di bioarchitettura che da più di 10 anni ospita eventi aziendali, start-up e co-worker. Eco Area non è solamente un luogo di organizzazione eventi eccetera eccetera, ma voi come attività di che cosa vi occupate? Il nostro scopo è quello di sensibilizzare le persone verso un mondo verde, che non vuol dire darsi una pitturata di verde, il famoso greenwashing, significa proprio capire i concetti della green economy e quindi della sostenibilità. C'è un giardino sospeso, c'è una classe energetica A, c'è domotica, ci autoproduciamo l'energia con il fotovoltaico, con le rinnovabili. Siamo 100% elettrici, ci autoproduciamo, addirittura abbiamo anche un ristorante e diciamo noi cuciniamo con la luce del sole, perché dal fotovoltaico sulle piastre a induzione naturalmente è il sole, questo è quello che facciamo. Tutti questi spazi vuoti che poi vi farò vedere servono proprio per allestire su misura, come un vestito su misura, l'evento che tu vuoi fare. Ultra Spazio Eventi, voi proprio organizzate anche gli eventi? Tantissimi eventi. Per esempio il condominio ecosostenibile. Noi siamo partiti dal concetto che se vuoi arrivare ad avere una città sostenibile o un quartiere sostenibile devi partire dalla singola unità, quindi dal condominio
ecosostenibile. Intanto cominciamo a farne uno, Ok. perché la città è Certo. difficile da fare. Cominciamo a farne uno e questo è quello che... Per la porta serie questo. come si fa a mangiare un elefante a piccoli pezzi. Perfetto. Quella dove ci troviamo è quella che possiamo definire la sala principale del palazzo. Sì, è l'auditorium, qui possiamo mettere a sedere fino a 170-180 persone, lì c'è il palco. Riduciamo l'impatto ambientale dei tuoi eventi. E mi domandavo, in che senso? Abbiamo fatto insieme a Lega Ambiente Nazionale, che hanno un comitato scientifico di 160 esperti, Caspita. CNR, MIUR, ricercatori, docenti universitari, un protocollo di 115 buone pratiche suddiviso sui settori come appunto mobilità, economia circolare, comunicazione. Questo sistema ci consente attraverso questo protocollo effettivamente di ridurre le carbon footprint non solo di grandi eventi come la finale di Coppa Italia o Umbria Jazz, ma la Nove Colli, una manifestazione che facciamo qua in Romagna, il lancio della 500 elettrica al Lingotto di Torino. Un evento sostenibile si fa intanto cercando di eliminare la plastica. Per esempio noi col Sassuolo Calcio abbiamo fatto in modo che ci fossero 300.000 di queste per tutte le partite. Vengono poi dati ad un'azienda che fa la separazione della carta dall'alluminio e dal tappo e creano per esempio gli asciugamani per i bagni e anche la carta igienica, ma con i tappi poi creano i dispenser. Tutti mi hanno detto, ma se tu lo facevi a Milano saresti diventato miliardario. Invece è stato un percorso difficile proprio perché abbiamo iniziato in un momento dove tutti mi davano del pazzo, perché la sostenibilità, dice, ma cos'è sta roba? Oggi effettivamente abbiamo la fortuna di lavorare con le squadre di Serie A piuttosto che i maggiori festival da Umbria Jazz. Qual è il suggerimento che tu ti senti di dare a chi sta facendo impresa oggi? Fare tanta ricerca, tanto lavoro, non lasciare nulla al caso, metterci la passione, il cuore in quello che vuoi fare. La sicurezza non c'è mai, ma di pensarla molto molto bene, perché non è detto che la tua idea possa tramutarsi in una pepita d'oro. Siamo giunti alla fine di questa puntata speciale di Imprese. Mi piacerebbe sapere qui sotto nei commenti quale estratto ti è piaciuto di più, qual è quello che ti ha dato una maggiore ispirazione e soprattutto se pensi che la tua azienda abbia una storia da raccontare e che possa essere di ispirazione per altre imprese, clicca nel link che trovi in descrizione. Candidati, perché per noi sarà un vero piacere poter raccontare la tua azienda, le sfide che hai dovuto affrontare e di come le hai superate. E noi prepariamoci perché la settimana prossima parleremo di capelli e non con un vero esperto come me, ma con un vero esperto. Incontreremo Fabrizio, che dopo anni di ricerca, concorsi e Fashion Weeks, dopo aver lavorato con Roberto Cavalli, Valentino, Missoni e tanti altri, ha dato vita alla prima spa del capello, un vero e proprio tempio dedicato alla cura dei capelli che ha permesso a più di 40.000 donne di resuscitare e dare nuova vita alla propria chioma. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. A settimana prossima! Ci è venuto in mente di fare l'edizione da collezione in legno di Bahia, fatta da un bravissimo falegname che per 6 mesi. Per 6-7 mesi. C'è anche il numero, sono tutte numerate, qui con la firma no. Pure questo è stato fatto col logo sopra, Bellissimo. Come si fa a mangiare un elefante a piccoli pezzi? Perfetto. Vanno scoperte anche nelle particolarità, tutto deve avere un minimo di senso. C'è un orologio qui dentro. Sì. Bellissimo. Sì, è così talmente interattivo che eravamo in fiera al Viscon, la fiera della comunicazione, che ci ha rubato le scarpe. Sono quelle nuove.